Carissimi, il Signore vi dia la pace. In questa quinta domenica del tempo ordinario, il Vangelo che la liturgia della parola ci propone è la continuazione del brano che abbiamo ascoltato domenica scorsa dal Vangelo di Marco, in cui l'Evangelista continua a narrare e raccontare la giornata di Gesù. Se ricordate, Gesù era stato di sabato nella sinagoga di Cafarnao e lì aveva guarito un indemoniato. Uscito dalla sinagoga di Cafarnao, si reca, ed è il Vangelo di questa domenica, nella casa della suocera di Simon Pietro. E lì la suocera di Simon Pietro, dice l'Evangelista Marco, è ammalata, alla febbre, e Gesù la guarisce. Subito dopo, il Vangelo continua narrando ancora la giornata di Gesù e ci dice che Gesù, al termine di quel giorno, incontra tanti malati e indemoniati e continua a guarire, a donare la potenza di Dio. Ma di buon mattino, il giorno dopo, l'Evangelista Marco ci dice che Gesù si alza, si ritira in un luogo a parte per incontrare il Padre. Questo è il cuore della giornata di Gesù, la comunione col Padre. Parte proprio da lì, dalla comunione col Padre, la sua giornata. E questo è l'invito anche per noi discepoli, discepole del Signore, a seguirlo su questa strada, ad avere al centro della nostra vita la comunione con Dio Padre. E come dice Dietrich Bonhoeffer, la preghiera ha per padre il silenzio e per madre la parola di Dio, che deve essere accolta nella quiete profonda del cuore. Per fare questo è necessario stare in silenzio di primo mattino, perché è Dio che deve avere la prima parola. È opportuno stare in silenzio prima di addormentarci, perché anche l'ultima parola spetta a Dio. È bene stare in silenzio prima dell'ascolto della parola, perché i nostri pensieri siano già rivolti al Signore. È cosa buona stare in silenzio anche dopo aver udito la parola, perché essa ci parli ancora e prenda dimora in noi. Carissimi, è proprio questo che auguro a me e a ciascuno di voi, che la parola di Dio possa avere il posto centrale nella nostra vita, che la comunione con Dio possa essere il centro della nostra vita e che dalla comunione con Dio tutta la nostra giornata possa essere ritmata da questa comunione e da questo amore con Dio. Il Signore vi dia la pace e buona domenica.